Ciao ragazzi, oggi realizziamo insieme un piccolo diorama per una miniatura di Warhammer, dopo la sigla. L'obiettivo di questo video è realizzare una basetta per il Lieutenant Calcius da Warhammer Conquest. Ho voluto realizzare una basetta più alta e dettagliata per questo personaggio, dato che non è un semplice Space Marine, in modo che risulti più visibile quando si troverà esposta insieme alle altre miniature. Per realizzarla ho usato quasi unicamente materiali di scarto, vediamo insieme quali e come. Realizzare basette che siano dei piccoli diorami mi appassiona molto, perché ci permette di dare un'ambientazione alle nostre miniature. Sarà anche un po' per questo che spesso le posiziono lateralmente e non al centro della basetta, un modo per raccontare un momento di vita della miniatura e dare importanza anche all'ambientazione. La prima cosa che ti servirà è un foglio di sughero, ma puoi utilizzare anche del sughero di scarto, come ad esempio questo sottopentola di Ikea. Ritagliane un pezzetto della misura giusta e rendi i bordi frastagliati sbriciolandoli un po' con le dita. Non hai bisogno di particolari colle in questo caso. Per fissare il sughero alla basetta in plastica ti basterà della semplice Vinavil. Fatto? Essendo la superficie molto piatta, grattala con il bisturi per creare delle irregolarità. Ci aiuterà nel prossimo passaggio per creare delle texture. Usa di nuovo la colla vinilica per stendere uno strato sottile che servirà da fissante per la sabbia. Puoi applicarlo un po' anche sui bordi in maniera irregolare, così che la sabbia aderisca solo in alcuni punti. Se hai modo, procurati della sabbia di fiume, non servirà a comprarne un intero sacchetto, sono sicuro che puoi rimediarne un bicchiere nel tuo vicinato, magari in un cantiere. Considera che un bicchiere potrebbe bastarti per tutta la tua carriera di miniaturista. Fai piovere quindi la sabbia sulla colla e il lavoro lo farà lei. A questo punto ho pensato di realizzare un piccolo diorama creando il passaggio di un ruscello di melma, slime, insomma quel liquido che tanto piace ai fedeli della Death Guard. Per farlo ho prima scavato un passaggio dove far passare il ruscello. Onestamente credo di aver esagerato un po'. Non era necessario farlo così profondo, da tener presente per il prossimo. Per rendere liscia la superficie del letto del ruscello ho applicato della colla vinilica, asciugandosi infatti creerà uno strato liscio. Ai bordi del ruscello ho applicato dei sassolini selezionati dalla sabbia, ma anche qui ho toppato alla grande pensando di usare la colla per la plastica, convinto che asciugando prima i sassi si sarebbero fissati in poco tempo. Non ho fatto i conti però con la sabbia che ha assorbito tutta la colla. Meglio tornare alla cara vecchia Vinavil, usando delle pinzette ho posizionato uno ad uno tutti i sassolini, bagnandone un lato in una goccia di colla.
Insieme ai sassi ho decorato la basetta con il solito teschio umano, come fatto anche sulla basetta dello zombie di Zombicide nel precedente video che trovi all'angolo in alto a destra. I teschi ci stanno sempre bene. È arrivato il momento di colorare la nostra basetta. Per prima cosa ho dato un coprente nero con aerografo, ma puoi usare un primer a bomboletta, ha lo stesso effetto. Il primer in questo caso ha anche una funzione di collante perché il colore asciugandosi fissa anche la sabbia alla colla sottostante. Ho diluito più del solito il primer perché sughero e sabbia tendono ad assorbirne parecchio. Questo mi ha dato qualche problemino con il teschio che, essendo invece in plastica, tendeva a far scivolare il colore. Ho dovuto così darne più mani e attendere che asciugasse tra una mano e l'altra per farlo aderire bene. Una volta asciugato il primer, ho applicato del Dryad Bark usando un grosso pennello piatto a pennello asciutto. E mentre continui a vedere questo video, pensa a qual è stato il materiale più strano che hai utilizzato per le basette delle tue miniature. Io ad esempio per Zombicide versione moderna ho utilizzato anche del pangrattato. Trovi qualche foto sul mio profilo Instagram. Adesso però torniamo al video. Per colorare queste basette credo non basti un colore solo, ma va fatto gradualmente schiarendo di volta in volta la tonalità. Per questo dopo il marrone sono passato ad un ocra, un Gore Flash di Citadel, ed infine Rizza Rust, sempre a pennello asciutto. Dopo il colore ho dato una mano di Agrax Earthshade al fine di dare profondità e creare delle ombre tra i sassi e le insenature. Solo a questo punto mi sono occupato del ruscello, dando una mano di Narlock Green, un vecchio colore Citadel. Quando crei il fondale con la colla, ricorda che questa seccando si tirerà, creando dei buchi. Non risulterà perfettamente piatta quindi, e dovrai darne ancora per coprire i buchi. Il rischio è di fare l'errore che ho fatto io qui, ovvero di non coprirli e doverlo fare poi con i colori, che hanno un costo decisamente più alto della colla Vinaville.
Prima di continuare con il ruscello ho colorato il teschio con del Ragart Flash. A pennello asciutto quindi sono andato a colorare i sassi ai bordi del ruscello con un verde acido della Vallejo, colore spettacolare. Nargol's Rot è uno dei colori tecnici di Citadel, permette di realizzare uno strato trasparente verde nauseante che risulterà lucido una volta asciugato, ideale per effetti di vomito, pus, infezioni, non a caso il nome. Anche questo come la Vinavil tenderà a tirare una volta asciutto. Considera quindi l'idea di dare più mano. Come vedi ho dovuto abbondare per rimediare allo scarso lavoro fatto con la colla. Ed è qui che si realizza la magia. Torniamo ad usare l'amato verde acido della Vallejo, questa volta per dare effetto al ruscello. Con un pennello carico applica il colore sul Nargol's Rot ancora fresco, creando piccoli effetti di movimento nel liquido. Attento quindi a non mescolarli troppo mentre lo applichi, i due colori devono rimanere separati. Un momento, prima di tutto concludiamo il lavoro sul teschio. Dopo aver dato una mano di shader con Agrax Airshade ho lumeggiato con lo Skeleton Bone di Army Painter. Bene, ora possiamo occuparci delle decorazioni. Questi ciuffi d'erba li ho presi da Green Stuff World. Hanno un colore quasi di erba secca che mi sembra più idoneo allo scenario infestato che sto realizzando per le miniature di Warhammer Conquest. Per mantenere un tocco realistico ho selezionato dalla sabbia alcuni piccoli sassolini, tutti dello stesso colore arancio, che si addice ai colori del terreno. Quando applichi questi piccoli dettagli ricorda che la colla va solo da un lato. La Vinavil infatti una volta asciugata risulta lucida, evita pertanto che finisca dove poi potrebbe risultare visibile. Per fissare la miniatura alla basetta l'ho prima pinnata, ovvero ho forato i piedi e applicato un piccolo pezzo di fil di ferro. Non te ne servirà molto, quindi puoi usare anche un attache. Sporca i due pin con del colore in modo da segnare dove dovrai andare a bucare la basetta per poter fissare la miniatura. Crea dei fori nei due punti con un trapano a mano per modellismo e applica la colla ai pin e ai piedi affinché aderisca perfettamente alla basetta. Non esagerare con la colla o, come detto prima, potresti ritrovarti delle macchie lucide vicino ai piedi, decisamente antiestetico. Come ultimo ritocco, dai una passata di nero a pennello piatto alla basetta, in modo da coprire ogni possibile sporcatura di colore.
Con questo video spero di averti ispirato a realizzare basette sempre più particolari per le tue miniature. Se ti è piaciuto metti mi piace, condividilo con gli amici, iscriviti al canale se l'hai già fatto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi!